Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Il narcisista che ti ha scartato ora ama la nuova donna? La partner con cui è insieme? Questo è il pensiero fisso della ex di un narcisista o di un ex di una donna narcisista. E probabilmente è il tuo pensiero fisso se sei stata scartata da un narcisista o lui si è fatto scartare perché ti ha portato all'esasperazione ed è chiaro che ha un'altra donna. Intanto, per chi non mi conosce, sono la prima consulente relazionale in Italia, esperta in relazioni tossiche con personalità difficili, narcisistiche e simili, e prima in quanto nel 2017, quando ho iniziato nel web a trattare la tematica del narcisismo, non si sapeva nemmeno in pratica cosa fosse il narcisismo patologico, anche in ambito specialistico, non c'era conoscenza del tema in maniera approfondita, per lo più sempre molto superficialmente. All'epoca nel web c'era Vapole con circa un centinaio di video, ma mi ero resa conto che sul narcisismo patologico c'erano tantissimi temi, argomenti da trattare e di cui avrei potuto parlare. Ed è così che ho iniziato e l'esito sono in migliaia di video che ora trovi sul canale Tu ed io, Narcisismo e Amore. Quindi, avendo iniziato lo studio, l'osservazione dei casi in tempi in cui non c'era assolutamente attenzione per questa patologia, l'osservatorio dei casi è in assoluto il più vasto. Ho aiutato migliaia di uomini e di donne a liberarsi da vincoli affettivi, a gestire relazioni difficili con personalità narcisistiche e manipolative e alla riconquista dell'ex o della ex, valutando prima quanto ne valesse, ne valga veramente la pena, senza contare che almeno il 90, per non dire il 95% dei temi di cui ora si parla molto sul narcisismo provengono proprio dalla personale esperienza ricerca di Tu ed io, Narcisismo e Amore, dal tema dei ritorni del narcisista, come il narcisista torna sempre, quando chiude definitivamente non ti cerca più, quando il narcisista ti tradisce, quando lo ignori e rifiuti il farsi lasciare o lo scarto indotto del narcisista, la sessualità del narcisista, come si comporta il narcisista nelle diverse specifiche ricorrenze, come lasciare un narcisista, come liberarti dalla dipendenza affettiva, le frasi del narcisista e come comunica un narcisista, come comunicare con lui, come ferire un narcisista, il narcisismo femminile, il narcisismo di genitori e figli, il silenzio punitivo, come l'ho definito personalmente, la vecchiaia del narcisista, l'ultima ora del narcisista, lo sguardo del narcisista e così via e così via. E attenzione ai copiatori seriali. Quindi il narcisista è innamorato della nuova donna con cui è insieme e magari perdutamente? Beh, intanto se il narcisista non dà alcun cenno dopo la rottura o si nega a te, certamente è un'altra donna per le mani e magari ti troverai a fare tante supposizioni proprio per la nuova situazione dell'ex. Se la relazione è stata di lunga durata, un pensiero dilacerante ti porterà a porti una domanda del tipo: se mi ha scartato dopo tanti anni che è stato con me, il nuovo rapporto deve essere importante. Magari ha finalmente perso la testa per la nuova donna con cui è insieme. Oppure, al contrario, se la relazione non è stata molto lunga, anzi di breve durata, la domanda sarà la stessa. Magari per lui è la volta buona, anche se magari lui avrà avuto uno stuolo di relazioni prima della vostra. Ma qualcosa ti porta ugualmente a pensare che se si nega a te in modo tanto risoluto, oppure se ti risponde di tanto in tanto, ma in generale ti ignora, insomma tutto sembra spingerti al pensiero che magari questa per lui possa essere la volta buona, che si è innamorato in modo travolgente. Oppure non si è innamorato, ma ha deciso che quella sarà la donna della sua vita. Anche se magari negli ultimi tempi infilava frasi del tipo che alla fine ogni relazione d'amore finisce, è destinata a finire perché niente dura in eterno. È successo così nel tuo caso? E magari lui ti ha detto proprio queste parole, queste frasi, ti ha espresso comunque questo concetto. Come vi siete lasciati o come lui ha lasciato te? Ti ha svalutata senza una vera ragione o per ragioni futili?
Oppure non si trattava di ragioni futili, ma c'era sicuramente modo tra voi di riconciliarvi e alla fine di comprendervi con un minimo sforzo o comunque con un affrontabile e ragionevole sforzo? Se la risposta a queste domande è sì, allora vuol dire certamente che da parte sua non c'è stato amore. Ma vuole anche dire che, come ha avuto una relazione con te senza metterci amore, ci sono molte probabilità che capiti anche con la nuova donna che, insomma, lui non ci metta dei sentimenti. E se hai avuto a che fare con un narcisista, sentimenti in ogni caso non ci saranno da parte sua. Poi niente è escluso che se abbiamo a che fare con un giovane uomo, ad esempio, che magari non ha ancora le idee chiare e magari vuole farsi le sue esperienze, ci sta anche che possa non avere le idee chiare perché, insomma, non solo i narcisisti lasciano i partner, magari senza delle buone ragioni. Se lo fa un uomo di 40 o di 50 anni, se ancora non sa cosa vuole nella vita e in amore o non ha saputo cosa voleva, difficilmente potrà chiarirsi le idee all'improvviso e specie, come se dicevo, se hai potuto appurare che ha una certa personalità. A volte leggo anche nei commenti, adesso è innamoratissimo della donna con cui è insieme. Innamoratissimo o semplicemente è nella sua fase di love bombing? Se un uomo o una donna, tralasciamo adesso il discorso del narcisista manipolatore, ma chiunque arrivi ad avere una relazione sentimentale dove anche se la relazione magari non è durata molto e a maggior ragione se invece è durata molto tempo, come se nulla fosse, imbastisce magari una litigata furiosa, poniamo, o una sfilza di accuse, confezionate magari anche abilmente in modo da apparire verosimili, almeno in certo grado. Alt, c'è stato qualcosa tra voi? Se c'è stato qualcosa di vero e importante, non si getta via un rapporto come fosse pura immondizia. Se no, significa che ti sei rapportato a una relazione come se non fossi tu o con qualcuno che non sa bene chi è, oltre a cosa vuole, ma le due cose vanno insieme. Se si sa chi si è, si sa anche ciò che si vuole. Ti sei lanciato o lanciata in una relazione senza sapere bene cosa stavi facendo, anche perché non sapevi bene con chi avevi a che fare e se non sapevi bene con chi avevi a che fare, perché ti sei lanciato nella relazione? Questo in realtà vale anche per l'altro partner, perché si è sempre in due e si è sempre corresponsabili in una relazione. Però in questo caso è da vedere chi ha chiuso, chi ha voluto chiudere, chi ha vessato, chi ha abusato psicologicamente, chi ha manipolato e così via. Il peso maggiore in questo caso, peso maggiore in termini dissociativi, diciamo così, va a chi ha rotto la relazione, perché è come se all'improvviso si sia risvegliato da una sbornia che lui stesso si è procurato. Un soggetto che agisce in questo modo, vogliamo veramente ritenere che adesso miracolo è super innamorato? Tutto è possibile in questo mondo, specie se crediamo nei miracoli, ma teniamo i piedi per terra, altrimenti facciamo anche noi come i narcisisti. Sognare sì, ma sprovveduti no. Certo, nulla toglie che uno si riabbia a se stesso, ma soprattutto che intervengano esigenze di una certa natura, vedi, di natura materiale, di facciata e anche non ultimo di badante, se ormai la persona in oggetto sta cominciando ad invecchiare e pensa al suo bastone della vecchiaia. Vedi il mio video a questo titolo. Ma in tal caso non è comunque amore. Non si tratta di amore. Se abbiamo a che fare con un narcisista non si tratta e non si tratterà mai di amore. Lasciamo ai narcisisti le infatuazioni facili e pensi veramente che lui sia innamoratissimo di lei o non è in fondo un timore perché questo ti fa stare ancora più male, perché questo ti può creare anche dei sensi di colpa, di inadeguatezza, pensando che magari questa nuova donna possa riuscire dove non sei riuscita tu. È questo quello che provi o che pensi? Nella maggioranza dei casi, e si tratta anche statisticamente di una grande maggioranza, è solo fumo negli occhi, per i tuoi e anche per i suoi.
Almeno, ripeto, se abbiamo avuto a che fare e tu hai potuto appurare che hai avuto a che fare con un narcisista o una narcisista. Una personalità di questo tipo non potrà mai amare. Se apprezzi il video, pensi che sia utile, metti mi piace, condividilo in modo che anche altri possano trovarlo utile. Sempre felicissima di leggerti, di averti tra noi, di rispondere alle tue domande e di sapere come stai. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.